Questa settimana l'arte del Vangelo presenta Gesù sulla croce, un trono davvero paradossale per colui che al termine dell'anno liturgico viene proclamato Re dell'universo. Vissuto nel 400, Antonello di Giovanni di Antonio, è questo il nome completo di Antonello da Messina, fu ritenuto da Vasari colui che ha introdotto in Italia la pittura a olio dai Paesi Bassi. Di lui presento la Crocifissione, opera del 1475, che si trova presso il Museo Reale di Belle Arti di Anversa, in Belgio. Gesù è sulla croce, al centro, ormai privo di vita. Maria è schiacciata da un dolore estremo. La veste azzurra è caduta a terra, quasi che la morte del figlio abbia ritirato la presenza divina. Il colore blu rimanda infatti alla divinità, in una sorta di eclissi di Dio, di rinnegamento della promessa dell'angelo che un giorno aveva detto: «Su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo». Luca 1, versetto 35. Ora la veste azzurra che scivola via sembra invece una controannunciazione, e Giovanni in ginocchio condivide questo dolore. Tuttavia, la postura di Gesù è solenne e composta. I due ladroni sono appesi ad alberi contorti, secondo una modalità più nordica che italiana. I loro corpi esprimono tormento. Tuttavia, in quello a destra di Gesù c'è anche un accenno di abbandono esausto ma anche fiducioso. In quello a sinistra, invece, sembra dominare una cupa disperazione. Sullo sfondo un lago che sfuma in lontananza, edifici e antiche mura. Serpenti, gufi e teschi accompagnano la desolazione della scena. Francia, Dipartimento di Finistère, in Bretagna, sulla Manica. Si tratta di una zona in cui sono diffusi i cosiddetti recinti parrocchiali, gruppi di sculture in granito locale che rappresentano scene del Calvario, presso una chiesa, una cappella, e poi c'è l'ossario, il cimitero, elementi in genere preceduti da un arco trionfale. Uno dei più importanti è quello qui presentato, che si trova a Lampaul-Guimilot ed è stato realizzato tra 5 e 600. Gesù è rappresentato in croce, mentre due angeli raccolgono in una coppa il sangue del suo sacrificio. Anche in questo caso la morte non toglie solennità e dignità alla sua figura. Gesù è re, in un modo però davvero molto diverso da quanti si credono potenti padroni della terra, delle vite e dei destini delle persone. Essi siedono su troni che poggiano spesso sui cadaveri di nemici e oppositori. Gesù, al contrario, depone la sua potenza divina per attraversare la morte destinata agli uomini. Il condannato, che la tradizione ha chiamato il buon ladrone, qui curiosamente posto a destra di chi guarda,
ha compreso questa regalità paradossale di Gesù. L'uomo, pur nella sofferenza, è colto dell'attimo in cui esclama: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. A sinistra, invece, vediamo l'altro condannato, che anche in questo momento estremo preferisce deridere il Messia, un atteggiamento che lo scultore rende con la posa scomposta e oscena del corpo. Una iconografia urticante che è stata ripresa in modo provocatorio dall'artista tedesco contemporaneo Martin Kimpberger, scomparso nel 1997. L'altro lato del gruppo scultoreo di Jean-Paul Guimilot presenta la custodia amorevole di 3 donne, le 3 Marie, del corpo di Gesù deposto dalla croce. La vera provocazione non è quella ostentata e disperata del cinismo, ma quella della cura, di chi porta gli oli profumati, di chi persevera pur nella sofferenza. Alle spalle delle 3 donne, anche se ancora forse non lo vedono, c'è un sole che sorge, come riporta Luca al capitolo 1, versetti 77-79. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Sulla via della pace, una via poco battuta dai potenti, dai re e dagli zar di questo mondo. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Luca al capitolo 23, versetti 35-43.